Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi farò la recensione e l'unboxing della smerigliatrice angolare della Parkside, comprata questa mattina alla Lidl a 29,99 €. Oggi è il 27 dicembre del 2018. Questo è il modello a corrente elettrica con dischi con un diametro massimo da 125 mm, infatti il codice è PVS 125 D3, dove 125 indica appunto il diametro massimo dei dischi che si possono montare. Funziona a corrente elettrica, ho già recensito sia quella batteria da 115 che quello da 230, ora faremo pure un confronto, quindi apro la confezione e vediamo come si comporta. Leggiamo prima l'etichetta stampata sulla confezione. Da questa possiamo vedere che ha appunto un numero di giri regolabile a piacere, una robusta struttura esterna, infusione di alluminio, un'impugnatura regolabile su 3 posizioni. È adatta a tutti i comuni dischi fino a 125 mm di diametro. È utilizzabile con spazzola, tazza o a disco. Una sostituzione facile del disco con sistema spin and lock, quindi basta premere e si bloccherà il disco, quindi intervenire con la chiave per smontarlo. La protezione è regolabile senza attrezzi, appunto l'impugnatura antiscivola, poi incluso ci sono le spazzole a carboncino di ricambio che sono ordinabili anche online. Per ordinarle basterà guardare il libretto di istruzione dove è riportato tutto. Un motore con una potenza da 1200 watt e il cavo di collegamento lungo 3 metri. Va bene, apriamo la confezione, tagliamo i sigilli e vediamo il prodotto. All'interno c'è il libretto di istruzioni, l'impugnatura regolabile su 3 posizioni, la smerigliatrice angolare, la chiave per lo smontaggio del disco, il disco ed i carboncini di ricambio. E allora ragazzi, prima di montare il disco vediamola esteticamente. Esteticamente sembra davvero ben fatta, come qualità costruttiva, quindi le plastiche, la gomma antiscivolo sembrano davvero ben fatte. È una plastica dura, anche la qualità della fusione del marchio non vogliono dire nulla di che, però già ci fanno capire la qualità con la quale è stata costruita, quindi la cura che hanno avuto. A destra e a sinistra troviamo gli alloggiamenti per cambiare carboncini, quindi si svita, si sostituiscono i carboncini che sono in dotazione. Sulla parte alta abbiamo la selezione per il numero di giri, comunque per la velocità, e sulla parte bassa il tasto di accensione, tasto che prevede un sistema di sicurezza che richiede di premere prima questo tasto laterale, dopodiché possiamo premere il tasto per avviarla. Somiglia più a quello dei trapani che ci consentono di premere e lasciare premuto. Questa smerigliatrice invece non può rimanere col tasto premuto. Questo sistema, esteticamente simile a quello del trapano, ci permette solamente di sbloccare il tasto, quindi ha una sicurezza che però ci vincola leggermente nell'utilizzo, perché se vogliamo utilizzarla ad esempio con il supporto che ci permette di trasformarla quasi in troncatrice, non abbiamo la possibilità di mantenere il tasto premuto. Ben venga la sicurezza, però è giusto far notare che c'è questo limite, se vogliamo chiamarlo così. Questi sono gli alloggiamenti per mettere l'impugnatura, quindi si avvita da uno o dall'altro lato. Io preferisco da questo. Poi in base a quello che si deve fare, a come si deve impugnare, si inserisce da uno o dall'altro lato o dalla parte opposta. Facciamo subito una prova di taglio. Per fare la prova montiamo il disco in dotazione, sempre della Parkside. È un disco ovviamente da 125 mm per metallo, 3 mm di spessore. Per montarlo dobbiamo svitare il dado, questo dado circolare. Una volta svitato va inserito il disco con la stampa rivolta verso l'interno. In questo caso, siccome il disco è sottile, lo monteremo il dado con la sporgenza verso l'alto. Se fosse più grosso utilizzeremmo il dado rivolto verso l'interno, quindi quando i dischi sono sottili lo montiamo così. Per montarlo per bene bisognerà prima stringere manualmente il dado. Dopo averlo avvitato il disco ruoterà libero, quindi dovremmo bloccarlo col sistema spin and lock, che è questo tasto qua dietro. Quindi una volta premuto e ruotato il disco sentiremo un click e il tasto posteriormente si abbasserà, consentendoci di bloccarlo. Vi faccio vedere di nuovo. In questo caso si è
è rientrato nella sua sede, possiamo stringerlo o manualmente o con la chiave. Conviene sempre utilizzare la chiave. Per utilizzare la chiave basterà sempre mantenere premuto il tasto di dietro spin and lock che blocca il disco, dopodiché stringere senza fare eccessiva forza, perché la rotazione stessa del disco tenderà a stringere il dado. Bene, adesso collego l'alimentazione elettrica e lo accendo, vediamo che rumore fa e vediamo anche la regolazione del numero di giri. Prima di collegare però l'alimentazione elettrica e provarlo, vi faccio vedere anche come si regola il posizionamento della protezione. Basterà aprire questa parte, ruotarlo a piacimento, dopodiché richiuderlo. Per mantenerlo in questa posizione basterà dargli la direzione, mantenerlo con la mano, abbassare questa leva e la protezione sarà bloccata. Avrà un minimo di gioco, però bisognerà fare molta forza. Nell'eventualità in cui questa protezione comunque ruoti parecchio, basterà stringere leggermente questo dado, dopodiché richiuderlo. In questo caso è bloccato, bisognerà fare davvero tantissima forza per spostarlo. Va bene, adesso collego davvero l'alimentazione elettrica, proviamo la regolazione dei giri. Allora, partiamo dalla velocità numero 1. Va bene, molto ridotto come numero di giri. E ho avuto la sensazione pure che non fosse costante nella rotazione, ma aumentasse e diminuisse leggermente. Andiamo adesso avanti per step, passo dopo passo, lo vado aumentando di volta in volta e sentiremo la differenza di rotazione. Vediamo pure la partenza un po' a scatto. È anche abbastanza rumorosa. Ora vediamo la partenza pure alla velocità numero 6, vediamo se è a scatto come mi è sembrato con la velocità 1. Direi proprio di sì. Va bene. Adesso proveremo a fare dei tagli su questa lastra di metallo da 3,5 mm, dal quale ho ricavato nell'ultima recensione della mola ad acqua un coltellaccio. Proverò a fare dei tagli, però mi sono accorto che la smerigliatrice ha un'impugnatura che non permette un utilizzo semplicissimo, perché per premere questo tasto, dato che non è possibile regolare l'impugnatura, devo premere con il pollice e poi con queste due o utilizzare una parte del palmo o premere così lateralmente. Non è semplice, in teoria l'impugnatura corretta è questa, però io posso utilizzarla così solamente se utilizzo un'impugnatura da questa parte, perché altrimenti così non mi viene bene, oppure dovrei utilizzarla in questo modo. È un pochettino poco facile. Lo stesso se l'impugnatura fosse da questo lato, dovrei prima con l'indice premere, dopodiché premere gli altri due. Insomma, è posizionata in un modo poco agevole. Volendo con questa parte di dito io posso premere e poi schiacciare, però non è sicuramente la posizione naturale, soprattutto utilizzando i guanti la cosa si complica leggermente. Comunque proviamo lo stesso, vediamo come riesco a utilizzarla. Velocità 6.
Ok, allora ragazzi, ho fatto solamente questi due piccoli tagli perché lo scopo della recensione non è vedere se la smerigliatrice riesce a tagliare, sono sicuro, sappiamo che tagliano, ma come si comporta durante il taglio. Abbiamo visto che non ha avuto alcun segno di cedimento, non ha avuto cali di potenza, assolutamente, ha tagliato tranquillamente, nonostante il disco molto grosso da 3 mm, che sul metallo sappiamo che non è proprio indicatissimo, però è riuscito a lavorare bene praticamente, senza alcuna difficoltà, se non appunto quella dovuta alla qualità dello stesso disco e dallo spessore dello stesso. Quindi togliamo questa lastra dall'inquadratura e parliamo delle caratteristiche della smerigliatrice. Cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuta la potenza, mi è piaciuta esteticamente, senza dubbio, è bella, e mi è piaciuta l'impugnatura che è ergonomica, è antiscivolo, è costruita bene, però non mi è piaciuto assolutamente il sistema di avviamento. Praticamente se noi le impugniamo in questo modo, con il pollice possiamo premere e poi schiacciare il tasto, ma se noi la impugniamo con l'impugnatura da questa parte, automaticamente utilizzeremo questa mano e non avremo modo di premere il tasto, perché qua potremmo farlo con l'indice, ma mentre impugniamo la smerigliatrice dobbiamo mollare un attimo l'impugnatura, premere e ricomporci. Non è sicuramente la manovra più sicura in questo modo. Lo stesso tenuta così, dovremo premere e poi metterci in posizione o utilizzare il pollice, quindi non stringere l'impugnatura. Per me è in una posizione scomoda. Io questo tipo di avviamento non lo trovo assolutamente pratico, se non impugnata così. Questo è l'unico modo in cui possiamo utilizzarla serenamente. Questi due piedini, come anche in quella 230 e in tante altre, ci permettono di mantenerla in posizione stabile quando l'abbiamo appoggiata sul nostro piano di lavoro, quindi su questo è un'ulteriore sicurezza che abbiamo. Però ragazzi, per me questo sistema in questo modo non mi piace. Le dimensioni rispetto a quella del 115 sono praticamente quasi uguali, perché dove arriva la batteria di quella da 115 arriva praticamente all'impugnatura dell'altra, sono quasi sovrapponibili come dimensioni, quindi sulla misura non ci dobbiamo preoccupare di dimensioni eccessive. Non è paragonabile come dimensioni a quella da 230 perché è praticamente il doppio, assolutamente imparagonabile. C'è stato chi l'ha paragonata, però non c'è assolutamente storia fra loro due, non si possono paragonare. È più una 115 che una 230. Della 230 apprezzo rispetto a questa la differenza della partenza, perché è un sistema soft start, nonché il sistema di avviamento. Su questa è bello perché ha il tasto che si preme anche con i guanti, arrivi, premi e schiacci, quindi non c'è il rischio che si prema involontariamente, devi spostare questo, dopodiché schiacciare. E ha anche il soft start. Questa invece parte di scatto e ha il tastino posizionato in maniera molto scomoda. Questa, che è quella batteria, ha il sistema che ci impedisce di farla partire involontariamente facendola scorrere avanti, perché si deve prima premere verso destra e poi scorrere in avanti. Non ha un vero e proprio soft start, però non parte a scatto come quella. Quella, come abbiamo visto poco fa, invece è una partenza molto brusca, fastidiosa. Comunque lavora bene, non ha avuto cenni di cedimento. C'è da valutare se la posizione del tasto e la partenza così scattosa sia di vostro gradimento. Per il resto funziona bene, ha tagliato bene nonostante la qualità del disco. È un disco molto economico della Parkside da 3 mm, eccessivamente grosso, perché il metallo con questi spessori non è facile da tagliare. È più indicato un disco da 1 millimetro o poco più. Va bene ragazzi, la recensione possiamo dire che è finita. Ho fatto solamente due tagli perché non avevo intenzione di recensire la sua potenza. Su quella non ho dubbi, a 1200 watt sono sicuro, sapevo che avrebbe tagliato tranquillamente e non mi ha deluso perché durante il taglio non ha avuto cenni di cedimento e di affaticamento.
Questa smerigliatrice angolare, pur essendo di buona qualità, pur avendo una buona impugnatura, una buona ergonomia, la facilità di raggiungimento della velocità, semplicemente con il pollice da qua sopra, però ha dei nei che io non ho apprezzato assolutamente, anzi mi danno parecchio fastidio. Una è la partenza a scatto, perché non mi piace che parta così di scatto, avrei preferito un soft start o quasi. E la posizione del tastino, questa è una cosa che non mi va giù, non lo so perché lo abbiano progettato così, sono scelte di sicurezza che chissà per quale motivo lo abbiano fatto, però un tastino posizionato qua sicuramente non ci rende la vita facile, soprattutto con i guanti, soprattutto in un'officina dove c'è molto lavoro, in un cantiere. Questo tasto qua è uno svantaggio. Questa smerigliatrice angolare comunque è buona, però richiede appunto questi sacrifici: posizionare bene le mani e accettare la partenza a scatto. Per il resto la qualità è buona, è un buon materiale alluminio, una buona plastica, è fatta bene, ha le giunture che combaciano perfettamente, una stampa perfetta, l'impugnatura ergonomica, le giunture delle plastiche, delle gomme, è tutto perfetto, mi piace. Però questi due nei ho trovato, sono due grossi nei però, dal mio punto di vista, che magari voi sorvolato e avete modo di ovviare e accettare, quindi utilizzare con serenità. Detto questo, vi ringrazio di aver visto il video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace a questo stesso video e ad attivare le notifiche cliccando sulla campanella qua giù. Vi invito anche a condividere il video se lo trovate utile, può essere utile a qualcuno che è intenzionato ad acquistarla e magari vuole sapere come si comporta, e ci vediamo per le prossime recensioni. Ciao da Riccardo, ci vediamo alla prossima.